Ciao a tutti, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist. Vi faccio i miei complimenti perché questo argomento era piuttosto impegnativo. Ma se avete un compito sulla circonferenza e avete già visto tutti i video sui singoli esercizi, sono sicura che ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un riepilogo di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Quindi partiamo subito con il primo esercizio. Ho il centro e il raggio. Mi chiede di trovare l'equazione della circonferenza. Fate così, mettete stop al video, provate a fare l'esercizio da soli e poi guardate la mia spiegazione. Scommetto che avendo già visto i video precedenti siete in grado di farlo da soli senza guardare me. Ok, io vado avanti e vi faccio vedere il metodo. Ok, io procedo. Sappiamo che l'equazione di una circonferenza si può scrivere in due modi e quindi questo esercizio si può risolvere utilizzando o una formula o l'altra. Io utilizzo questa. Se voi avete utilizzato l'altra con l'incognita A, B e C va bene lo stesso, il risultato deve venire la stessa cosa. Attenzione alla formula, qua c'è meno per meno 2 diventa più 2. Faccio i calcoli e porto tutto al primo membro e questo fatto. Passiamo a un altro esercizio. La consegna mi dice stabilisci se questa equazione rappresenta una circonferenza. Si tratta di andare a calcolare semplicemente il centro e il raggio. Il centro devo prendere il coefficiente della x che è meno 1, cambio di segno 1 e divido per 2, un mezzo, mentre la coordinata y si trova cambiando di segno 2, quindi meno 2, divido per 2, meno 1. Andiamo a trovare il raggio. La formula del raggio è elevo questo alla seconda, un quarto, più elevo lui alla seconda, meno 1 alla seconda fa più 1, meno c da noi vale 8, quindi meno 8. Faccio l'MCM che è 4, 4 diviso 4, 1. Questi li sommo, viene meno 7, lo moltiplico per 4 fa meno 28 e quindi ottengo meno 27 quarti. Voi sapete bene che quello che devo ottenere qua è sempre un numero positivo, cioè non esiste che il raggio sia meno qualcosa, sia negativo e quindi rispondo che non è una circonferenza questa equazione qua, ok? Ricordatevi sempre questa particolarità. Andiamo al prossimo. Questa volta abbiamo l'equazione di una circonferenza e un punto. L'esercizio ci chiede di determinare l'equazione della retta tangente alla circonferenza nel punto P. Se vi ricordate noi possiamo avere due casi. Primo caso, il punto P è esterno alla circonferenza e quindi capite bene che io posso avere due tangenti. Se sono in questa situazione svolgerò l'esercizio in un modo. Secondo caso, io ho la circonferenza e il punto P appartiene alla circonferenza. In questo caso, come potete vedere dal grafico, io otterrò una retta tangente e se sono in questa situazione svolgerò l'esercizio in un altro modo. Quindi prima di tutto dobbiamo capire se siamo in questo caso oppure in questo caso. Per cui andiamo a sostituire le coordinate del punto all'interno dell'equazione. Al posto di x alla seconda metto meno 1 alla seconda, che fa 1, al posto di y alla seconda metto meno 1 alla seconda, quindi 1, poi qui vado proprio a ricopiare così vedete tutti i passaggi, allo stesso modo qui al posto di y scrivo meno 1 e il resto l'ho ricopiato. Ora facciamo i calcoli, 1 e meno 1 se ne va perché sono opposti, poi qui 1 lo ricopio, meno per meno più, 4 per 1 4, più per meno meno 5 e uguale a 0 lo ricopio. Facendo i calcoli mi viene 5 meno 5 che fa 0. 0 è uguale a 0? Sì, perché è un'identità e quindi quando ottengo 0 uguale a 0 capisco che il punto P appartiene alla circonferenza. Quindi siamo in questa situazione. Ora voglio trovare l'equazione della retta tangente. Sfruttiamo la proprietà della circonferenza che ci dice che il raggio è sempre perpendicolare alla tangente nel suo punto di tangenza. Quindi la retta tangente che sto cercando passerà per il punto P e come coefficiente angolare, perché quando io devo trovare l'equazione di una retta devo sapere due informazioni, le coordinate del punto e il coefficiente angolare. Il punto ce l'ho, M me lo ricavo perché so che questa retta è perpendicolare alla retta che passa per CP. Quindi prima cosa mi trovo le coordinate del centro.
Perché? Perché mi servono per trovare poi l'm di CP. Allora, meno 4 diventa più 4, devo dividere per 2, perché vi ricordo che la formula mi dice di cambiare segno e dividere per 2. Anche qui cambio segno e divido, quindi meno 5 mezzi. Ora che ho trovato C, voglio calcolare il coefficiente angolare di CP. Vi ricordo che la formula mi dice di fare la differenza delle y, quindi meno 1 meno 5 mezzi diventa più 5 mezzi. Tutto fratto la stessa cosa con le x, quindi meno 1 meno 2. Facciamo i calcoli. Allora sopra facendo l'MCM viene 3 mezzi, mentre sotto viene meno 3. Questa è una frazione a castello, se questa mi disturba la riscrivo meglio così, quindi il diviso meno 3 l'ho trasformato in per meno un terzo. In questo modo vedo più facilmente a occhio che 3 e 3 si semplifica, per cui il coefficiente angolare è meno un mezzo. Ora io so che questo è l'm di CP, cioè l'm della retta passante per il centro e per P. So anche che quando due rette sono perpendicolari tra di loro, cioè intersecandosi formano 4 angoli di 90 gradi, hanno questa relazione. Questa è una relazione importantissima perché ora che ho l'm di questa retta, l'm della retta che sto cercando basta che ribalto questo numero e cambio di segno. Quindi l'm che voglio è 2. A questo punto, terzo e ultimo passaggio, applico la formula dell'equazione di una retta, dove l'm è quello che ho appena trovato e la x e la y del punto è proprio il punto mio di tangenza. Quindi vado a sostituire i numeri. Ovviamente state sempre attenti ai segni, qua c'era meno y del punto, meno per meno 1 fa più 1. Stessa cosa, meno la x del punto, meno per meno più. Facciamo i calcoli. Ho moltiplicato questi termini per 2 e ho portato 1 al secondo membro, meno 1. Sommiamo i termini noti e ottengo che questa è l'equazione della retta tangente. Ne ho trovata una sola perché, come abbiamo detto, la situazione era questa. Il punto apparteneva alla circonferenza e quindi ho solo una tangente. Ed eccola qua. Ok, continuiamo con questa carrellata. Questa volta ho 3 punti passanti per la circonferenza e dobbiamo trovare l'equazione. Parola magica: tutte le volte che dice passa per devo andare a sostituire le coordinate del punto all'equazione, quindi prima di tutto scriviamo la formula generica della circonferenza. Ora andiamo a sostituire al posto di x 1 e al posto di y 2. Sostituendo giallo con giallo e rosa con rosa, 1 alla seconda fa 1, 2 alla seconda 4, a per 1a, b per 2 2b. E la prima è fatta. Ora facciamo la stessa cosa con b e con c, per ottenere così un sistema di 3 equazioni in 3 incognite, A, B e C. Qui è bellissimo perché 0 e 0 sparisce lui, mi rimane solo C. Quando ci sono gli zeri è sempre divertente perché molta roba se ne va via. Quindi facciamo il passaggio per C, 2 alla seconda 4, meno 1 alla seconda fa più 1, state attenti ai segni, A per 2, 2A, B per meno 1, meno B e più C lo ricopio. La seconda mi dà già il valore di C, quindi vado a sostituire 0 al posto di C nella prima e nella terza equazione. Ovviamente mi sono avvantaggiata, quindi oltre a sostituire 0 ho sommato anche i termini simili. A questo punto ho 2 equazioni, possiamo usare qualsiasi metodo di quelli che abbiamo visto nella playlist sistemi lineari. A me piace molto utilizzare il metodo di riduzione perché è più semplice, quindi l'obiettivo è annullare o l'incognita A o l'incognita B. Io mi rendo conto che qui c'è 2A e qua per andare via deve esserci meno 2A, quindi moltiplico la prima equazione per meno 2. Io posso sempre moltiplicare e dividere per un numero diverso da 0 i termini di un'equazione, quindi la prima l'ho scritta così non mi dà fastidio. Adesso quella che era la prima equazione la scrivo come seconda, tanto l'ordine non conta. Moltiplicare tutto per meno 2 vuol dire che qui viene meno 10, qui viene meno 2A e questo diventa meno 4B. L'ultima la ricopio. Ora il metodo di riduzione mi dice di andare a fare la somma in colonna, quindi sommo lui con lui, meno 10 più 5 fa meno 5, sommo A con A, questa volta meno 2A più 2A va via, volutamente perché avevamo moltiplicato apposta per fare in modo che andasse via, quindi non scrivo niente,
Meno 4b meno b fa meno 5b, uguale a 0, lo ricopio. Ora porto il termine noto al secondo membro, voglio che b, la mia incognita, abbia sempre segno più, quindi cambio segno a tutto e divido per 5. Così facendo ottengo b uguale a meno 1. Ora ritorniamo al mio sistema, vado a scrivere in bella copia le due soluzioni. Ora vado a sostituire al posto di b meno 1 in una delle due equazioni a mia scelta. Posso scegliere come mi piace di più, quindi io scelgo la terza, per cui 5 più 2a lo ricopio, meno b diventa meno per meno 1 più 1. Sommiamo i termini noti e portando di là viene meno 6, divido a destra e a sinistra per 2 e così ho trovato anche a, che viene meno 3. Agli insegnanti piace sempre vedere l'ordine nel compito, quindi ricopiamo in bella copia la soluzione finale. Ora che ho trovato a, b e c, vado a sostituire questi valori nell'equazione generica della circonferenza. Ottengo così l'equazione della circonferenza richiesta. Ultimo esercizio di questo mega ripasso, ci viene data l'equazione di una circonferenza e ci chiede di determinare se la retta è esterna, tangente oppure secante. Piccolo recap veloce: data una circonferenza io so che la posizione della retta può essere esterna, quindi non tocca la circonferenza in alcun punto, oppure secante, vuol dire che interseca la circonferenza in ben 2 punti, oppure tangente, vuol dire che interseca la circonferenza in un solo punto. Per stabilire la posizione della retta rispetto alla circonferenza si tratta di andare a fare l'intersezione. Parola magica in matematica: tutte le volte che sentite intersezione vuol dire che dovete fare un sistema di due equazioni in due incognite x, y. Un'equazione ovviamente è la circonferenza e l'altra è la retta. Qui noto che y è già esplicitata, quindi tra i 4 possibili metodi per risolvere il sistema io uso quello di sostituzione, perché metà lavoro è già stato fatto. Sostituzione, cioè vado a mettere al posto della y qui e qui questa quantità. La seconda equazione per un momento la lascio in disparte, mi concentro sulla prima, vado a fare i calcoli. Ho semplicemente svolto il quadrato di binomio che mi dà questi 3 termini e tutto il resto l'ho ricopiato. Ora andiamo a sommare i monomi simili, lui con lui diventa 5x alla seconda, questi 3 che sommati diventano 29x e i termini noti 49 più 7 che fa 56. Abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado nell'incognita x, applichiamo la formula risolutiva che avete visto già abbondantemente, quindi scommetto che ormai la sapete a memoria, l'abbiamo vista nella playlist equazioni di secondo grado. Quindi anche qui mettete stop e provate a trovare le due soluzioni da soli. Vi torna lo stesso risultato? Spero di sì. Allora, cosa noto? Sotto la radice viene meno 279, che è un numero negativo. Quando il delta dell'equazione di secondo grado è negativo, so che l'equazione non ammette soluzioni e in matematica si scrive così e si legge: non esiste x appartenente a R. Se questa equazione qui non ha soluzioni, allora tutto il sistema non ha soluzioni e quindi la mia retta sarà secante, tangente oppure esterna? Se avete detto esterna, avete detto la risposta giusta. Ok, questo era l'ultimo esercizio di questo ripasso. Ora vi lascio divertirvi con gli esercizi in preparazione al compito o all'interrogazione che avete. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi, trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.